I fatti strani sul circo abbondano. Oggi ti racconto 7 fatti strani sul mondo del circo e lo faccio da qui, in uno dei circhi più famosi d'Italia, il Lidia Togni. Sei pronto? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, del suo mondo e anche della sua storia, punto focale nei miei argomenti. Qui ci sono più di 50 video che parlano solo di questo. Sfogli la playlist e controlla se c'è qualcosa che ti interessa. Prima di partire voglio informarti che sono online i nostri webinar sull'arte della risata e dunque se vuoi saperne di più e aumentare il tuo lato artistico, visita il nostro sito. Ora partiamo. Parte del fascino del circo è al di fuori del regno della normalità. Pensaci, di solito non accarezziamo le tigri, non oscilliamo da un trapezio o guardiamo i clown che si azzuffano ridendo. Dato che ci sono molte cose strane sugli spettacoli circensi, abbiamo scelto di includere fatti sulle sue origini e sull'eredità che potrebbero sorprenderti. Ecco un inizio. Potrebbe scioccarti il fatto che il circo sia ancora un'attività molto popolare. Failed Entertainment, che possedeva il Ringling Bros, Barlow and Bailey Circus, ha avuto un fatturato stimato di $1 miliardo nel 2013 e il proprietario del Cirque du Soleil un valore stimato di $1,8 miliardi. Dunque, a certi livelli, l'arte circense è redditizia e anche molto più importante di una produzione teatrale. Certo, non come un film, ma diamo un'occhiata ad alcuni strani fatti circensi che hanno reso il circo bizzarro e fantastico, quello che è oggi. Gli animali da spettacolo hanno fatto il loro debutto nei teatri. Anche se pensiamo agli elefanti come attori del circo, in realtà sono diventati popolari in un'arena un po' più sofisticata del tendone. Sebbene gli elefanti si fossero esibiti in vari serragli e tournée per un po', divennero un grande successo nel teatro d'estate. Nel 1829 alla Delphi di Londra fu eseguita una commedia chiamata The Elephant of Siam, e in seguito fece il giro del paese. Presentava un elefante addestrato che si chiamava Mademoiselle Jack. Mademoiselle Jack è stata addestrata a completare una serie di azioni, suonare un campanello e rubare una corona con la proboscide. Questo pezzo di teatro era piuttosto popolare e presto altri promotori del circo iniziarono a pubblicizzare anche gli elefanti che eseguivano acrobazie sul ring. Devi sapere che diventarono davvero utili, perché oltre ad esibirsi furono d'aiuto al montaggio dello chapiteau, perché mentre oggi ci sono motori e carrucole, all'epoca aspettava l'elefante issare sull'antenna di legno il tendone del circo. Ma non si trattava solo di elefanti. I leoni addestrati sono stati usati per la prima volta sul palco in produzione mozzafiato. La regina Vittoria era tra il pubblico per alcuni di loro e, anche se ci sembra inverosimile, gli animali fecero il loro debutto a teatro. I funamboli erano eccitanti. Era un po' diverso ai primi tempi del circo e se vedevi una signora in pantaloni era mezzo scandalo. Pensaci, le donne che camminano sui cavi. Sì, i maschi avrebbero dato tutti un'occhiata se indossavano le gonne. Il farsetto con le gambe scoperte, le calze che indossavano le equilibriste. Insomma, il numero permetteva agli uomini di guardare a bocca aperta i corpi delle donne, in modo che non era proprio appropriato all'epoca. Il nome circo. Probabilmente hai l'impressione che il famoso Circo Massimo, l'anello dove si svolgevano le corse dei carri, abbia dato il nome al circo contemporaneo. Hai ragione, nel senso che è la stessa parola, ma questo è più o meno dove finiscono le somiglianze. Il primo circo moderno, fondato da Philip Astley nel XVIII secolo in Gran Bretagna, era in realtà chiamato anfiteatro. Nel divertente libro Storia del circo, l'autore suggerisce che la parola sia stata inizialmente adottata perché suonava fantasiosa. Fu solo quando lo showman equestre Charles Hughes decise di esibirsi uno spettacolo che chiamò The Royal Circus, che il soprannome del circo venne associato agli atti che vediamo oggi. Probabilmente non aveva nulla a che fare con il Circo Massimo dell'antica Roma, ma derivava invece dall'anello circolare intorno all'Hyde Park, dove i ricchi facevano esercitare i loro cavalli. Nel XIX secolo, circo era una nomenclatura accettata.
Ma torniamo al ring, dove potresti divertirti a trovare atti che una volta erano considerati incredibili acrobazie, ma non sono così impressionanti oggi. Chiediamo molto agli artisti circensi oggi, spesso difficilmente ci sorprendono a casa dei talent show che spoilerano tutte le arti circensi e agli artisti che sono attratti dal piccolo schermo, ma nei primi giorni del circo le richieste del pubblico erano molto meno impegnative e saltare era un grosso problema. Saltando, dici? Sì, saltando letteralmente sopra le cose, che non è ancora considerato figo, suppongo. Se sei un grande fan dei parkour, allora sì, ma saltare sopra le cose, cavalli, persone, carrozze, qualunque cosa, era davvero un'attrazione principale. I saltatori erano gettonatissimi. Nel 1842 un clown di nome Dewhurst, un nome abbastanza serioso per un clown, stava saltando su 10 cavalli e attraverso palloncini e simili, insomma. Ma l'atto ha fornito per la prima volta uno dei primi segreti del circo: i trampolini. Sì, i trampolini erano nascosti per aiutare i saltatori e nacquero così. Le parate del circo erano spettacoli. Lo sfarzo e il glam del circo sono praticamente dati per scontati negli spettacoli standard. Compagnie come Ringling e il Cirque du Soleil offrono un certo prestigio, ma anche quelli di Atogni. Ma c'è stato un tempo in cui gli atti sotto il tendone sembravano secondari rispetto all'arrivo dello spettacolo stesso. La parata pre-spettacolo che ha annunciato il circo in città non è stata un'impresa da 4 soldi. Si dice che una parata del 1880 abbia impiegato 5 ore lungo le strade di New York e altre vantavano carri a tema alti quasi 9 metri. La cosa bella è che le sfilate erano fondamentalmente spettacoli gratuiti per il pubblico. In effetti, quando Barnum e Bailey sono arrivati in Germania, i residenti presumibilmente pensavano di aver visto lo spettacolo della parata e non si sono preoccupati di acquistare i biglietti per lo spettacolo sotto lo chapiteau. Quando poi la ferrovia e i camion hanno preso piede, i circhi non sono più entrati in città con altrettanta maestà e disinvoltura. I circhi erano macchine pubblicitarie. Penseresti che il circo si vende da solo, ma il circo è in realtà una macchina di pubbliche relazioni ben oliata ed è stato promosso più pesantemente di qualsiasi altra forma di intrattenimento. Sì, come ha fatto? Carta. Tanta carta. I poster sono diventati un'attività circense in forte espansione e ragazzi, all'epoca la richiesta era alta. Il solo Four Epoch Circus aveva oltre un centinaio di poster diversi per la promozione e si stima che nel 1915 Ringling pubblicasse 10.000 poster al giorno, impiegando 70 persone nelle città successive allo spettacolo. Sì, per far arrivare la pubblicità prima che arrivasse lo spettacolo. E in modo esilarante ci sono state serie guerre per i territori dello spazio dei poster. La guerra dei poster. Un circo arrivava, metteva il suo e l'altro gli metteva sopra l'altro poster. C'era così tanta tensione che lo Showman Association in America ha persino cercato di affrontare la questione con un codice etico del 1911. Un codice che è stato praticamente ignorato, ma che potrebbe dirti qualcosa sull'etica del circo. I circhi galleggianti hanno attraversato i fiumi. Abbiamo parlato come le parate circensi sono passate di moda. Mentre viaggiare con i carri andava tutto bene, i proprietari del circo, che dipendevano disperatamente dalla capacità di costruire e montare rapidamente una tenda, iniziarono a vedere l'attrattiva di allestire sulle rive dei fiumi. Potevano spedire la loro attrezzatura rapidamente da una città all'altra, senza molti viaggi, ma verso la metà del XIX secolo nacque un'idea ancora migliore. E se il circo stesso fosse una chiatta? Il Floating Circus Palace offriva uno spettacolo del genere. Conteneva un anello di 42 piedi, 12,8 metri e ospitava 3.400 persone. Ha viaggiato su e giù per i fiumi Mississippi e Ohio per anni, fino a quando la guerra civile non ha effettivamente interrotto l'operazione. Tuttavia, ha fornito una casa permanente per il circo ed è diventato uno dei primi showboat in una lunga storia di intrattenimento americano. Ci sono moltissimi fatti curiosi sul circo e ti consiglio un libro, Storie del circo, che è fondamentalmente piena zeppa di strani fatti circensi. Dunque, se ti vuoi informare e tuffare ancora di più in questo mondo, ora sai come farlo. Ma dimmi, qual è stata la notizia che ti ha più sorpreso? Fammelo sapere nei commenti. Io intanto ti ringrazio e ti consiglio di guardare gli altri video in questa playlist. Nel frattempo ti invito a iscriverti al nostro canale. Tante cose abbiamo voglia di condividere con te. A presto, ciao!